Non tutti sono fatti per investire, tuttavia molte persone vogliono trovare dei metodi concreti per riuscire a guadagnare online. Dunque, se non vogliamo investire in azioni, ETF, trading, allora quali altri metodi abbiamo a disposizione? In questo video ti mostrerò ben 11 metodi per guadagnare online senza investire. Non a tutti piace l'investimento, ci sta. Quindi vediamo come si può guadagnare in altra maniera. Ma chi sono io per fidarti? Zia Mary Social, laureata in economia e management, gestione d'impresa, aiuto e analizzo business, marketing, il mondo degli investimenti e del guadagno online. E-commerce. Aprire un negozio online oggigiorno è diventato veramente molto facile. Quasi la maggior parte dei ragazzi molto giovani, anche minorenni, lo stanno facendo. C'è un ma, proprio per questo problema è diventato un mercato molto saturo, cioè pieno di concorrenti. Parliamo di oltre 60 milioni di e-commerce oggigiorno nel 2025. Magari vi consiglierei un attimino di far passare questa moda di aprire un e-commerce e poi di iniziare a farlo anche voi, magari tra 1 o 2 annetti. Ma se trovate un prodotto molto di nicchia particolare, provateci anche oggi, vi dico, perché no? Soprattutto se vi sapete vendere sui social, perché è quello che vi permette alla fin fine di far vendere il vostro e-commerce. Come iniziare senza capitale? Etsy o Shopify vi vengono in aiuto, con prove gratuite, altrimenti i costi comunque molto bassi. C'è anche Amazon FBA con alcune particolari strategie. Dropshipping è molto simile all'e-commerce. Diciamo che spesso l'e-commerce si appoggia al dropshipping. Ma come funziona e che cos'è? Questo metodo ti permette di vendere dei prodotti che non hanno effettivamente un magazzino da te. Ad esempio, compri un prodotto X da Alibaba, ad esempio 10, 20, 50, o anche da AliExpress, ti sto citando i più famosi, ci fai appiccicare il tuo logo, il tuo marchio che ti sei fatto creare da qualcuno, crei il tuo sito internet con la partita IVA, apri il tuo social, fai la sponsorizzazione dei tuoi prodotti, la gente va sul tuo sito, clicca e acquista. Benissimo, l'ordine verrà mandato direttamente in Cina, dove tu sarai collegato, e verrà spedito e amministrato da AliExpress o Alibaba, appunto, a seconda di quello che scegli, o anche da altri. Questa cosa di norma si fa soprattutto con questi due per il costo basso, ma potresti farla anche con delle imprese specifiche. Quindi alla fin fine tu cosa devi pagare solo? Il sito web, la partita IVA ed eventuali rimborsi se servono, magari anche il packaging se lo vuoi aggiungere, e la realizzazione del tuo brand / logo, che è una tantum e poi hai fatto. Shopify aiuta molto anche qui con le prove gratuite. Numero 3, affiliazioni, promuovere dei beni e dei prodotti e guadagnare una commissione su ogni vendita. Ci sono molti programmi che ti permettono di iniziare, ad esempio Amazon, ClickBank, Awin, con i loro programmi di affiliazione. Potrete scegliere in alcuni casi, o vi verranno dati direttamente, i beni che dovrete andare a fare la recensione, e in base al numero di persone che cliccheranno sul link che metterete a disposizione e che compreranno dal vostro link, voi avrete una percentuale e vi terrete anche il prodotto in questione. Ovviamente qui i social servono come il pane, se no non funziona. 4. Creazione di contenuti. I content creator guadagnano dal numero di visual. Più alte sono, più guadagnano. Spoiler, TikTok in Italia non paga molto bene il numero di visualizzazioni, ma YouTube già molto meglio invece. Con visual alte guadagnano un sacco di soldi, ma non solo. Più iscritti e più visual significa più possibilità di attirare imprese che vogliono fare delle collaborazioni con te. Addirittura alcuni YouTuber hanno partecipato a film, interviste, venduto molti libri. 5. Il freelancer. Programmare, tradurre, vendere i propri servizi, le proprie consulenze, videomaker, social media manager, social media strategist, consulenza di marketing, il web designer, qualsiasi lavoro vi venga in mente, che può essere fatto a casa con il semplice uso di schermo e internet. Upwork e Fiverr aiutano molto qui. LinkedIn ve lo sconsiglio. Anche freelancer.com. 6. UGC creator. In poche parole sono dei creator che creano dei contenuti per delle aziende. Normalmente sono persone esterne, ma sempre di più in questo periodo si sta apprezzando invece che lo facciano gli stessi lavoratori dentro l'azienda. Comunque devi essere bravo, in poche parole, a registrare video molto belli e aesthetic, con tanto di video editing post produzione, e anche foto molto belle. Qui viene sicuramente in soccorso anche Photoshop, ma devi essere bravo, avere una buona telecamera sicuramente e buone skill di editing. 7. Creare e vendere corsi online.
il coaching per intenderci. Hai anni, tanta esperienza in un determinato ambito? Benissimo. La gente è disposta a comprare queste tue competenze. Devi prima farti conoscere, devi prima dimostrare che sei un esperto del tuo settore e quando avrai ottenuto la loro attenzione e la loro fiducia potrai passare a vendere qualcosa. Telegram e Discord magari danno un aiuto gratuito. 8. Consulenza online. Se sei un esperto in un campo e vuoi offrire delle consulenze una tantum, sicuramente Zoom o Google Meet danno una grossa mano e sono gratuiti. Crei il contratto di consulenza, ti informi per come funziona pagare le tasse. 9. Sondaggi retribuiti. Non ti pagheranno questi tantissimo, però Swagbucks, Toluna, Life Points, rispondi a sondaggi giornalieri e ti daranno qualche soldino. 10. Vendere foto o video di qualsiasi cosa, può essere anche molto aesthetic, magari servono per delle scene in dei video specifici, ti verrà magari richiesto di fare qualche posa specifica. Insomma, se hai una telecamera o un buon telefono, sai come far foto e registrare e magari anche buone capacità di editing, allora è il caso che ci provi. E puoi anche caricare i tuoi contenuti su piattaforme stock come Adobe Stock ad esempio o Shutterstock, dove le persone possono comprare quello che metti a disposizione perché magari gli serve per un loro video. Non date per scontato alle persone quando realizzano i video, come nel mio caso che mi servono spesso delle immagini che vi metto e vado a prendere dal famoso free pick. All'11° posto abbiamo la vendita di prodotti digitali quali PDF, templates, ebook. Sicuramente il posto migliore dove poterli realizzare è Canva. Esiste anche la versione gratuita un po' limitante, ma ci potete fare molte cose. Li realizzate, decidete come esportarli e li vendete su Etsy o Gumroad. Promuovi su TikTok e Instagram e il gioco è fatto. Ovviamente per tutte queste idee di vendita dovete sempre considerare la partita IVA, se serve o non serve, il sito web, se serve o non serve, e tutte le legalità che sono unite e legate ad esso. Ricordate, sembra facile partire, ma dovete sempre considerare molti costi dietro. Dunque, qual è stato di questi 11 punti quello che ti è piaciuto di più? Se invece vorresti provare qualcosa di un po' più particolare, come gli investimenti, ti consiglio di andare a vedere questo video per imparare le basi. Investire ti porta veramente tanti soldi, ma se non impari le basi perdi tutto quanto. Ecco perché il mio video è perfetto anche per i principianti che non se ne intendono. Semplice, diretto e ti aiuta a non perdere i tuoi soldi.